Bentornati! Se pensiamo ai pirati ci vengono subito in mente uomini e donne pirata con vite avventurose a caccia di incredibili tesori. Dei fuorilegge, è vero, ma con un notevole fascino. Nella realtà la vita dei pirati però era molto meno romantica, era violenta, era brutale e spesso le loro avventure finivano in malo modo. Oggi voglio raccontarvi la storia di Henry Avery, il cosiddetto re dei pirati, famoso per aver messo a punto uno dei colpi più redditizi nella storia della pirateria ed essere poi svanito nel nulla. Il viaggio di oggi ci porta fuori dalle consuete rotte archeologiche. Henry Avery nasce vicino a Plymouth, nel Devon, in Inghilterra, il 20 agosto del 1659 o del 1653 a seconda delle fonti. Vi rendete quindi subito conto che sulla sua giovinezza non ci sono tante informazioni. Sappiamo che serve per alcuni anni sulle navi di Sua Maestà Kent e Rupert, quindi nella Royal Navy, e nel 1689 si distingue durante la Guerra dei 9 anni contro la Francia, ottenendo addirittura una promozione per aver partecipato attivamente alla cattura di un convoglio francese al largo di Brest. Lo ritroviamo poi nel 1690 a bordo del HMS Albemarle e in questo caso partecipa alla famosa battaglia di Beachy Head, che si rivela poi una cocente sconfitta per l'Inghilterra, e di lì a poco Avery ottiene il congedo dalla marina. A questo punto Avery si dedica al commercio di schiavi lungo le coste dell'Africa, in particolare nella zona della Guinea, distinguendosi per la sua spietatezza. Fin qui niente di eccezionale, perché farne un video, direte voi? Il momento cruciale arriva nel 1693, quando a Avery si presenta un'occasione per fare ricchezza. In Inghilterra, infatti, alleata della Spagna, alcuni mercanti riescono a far approvare un progetto definito Spanish Expedition Shipping. Si tratta cioè di una spedizione volta a depredare le navi francesi nei Caraibi, le cosiddette Indie occidentali. Ne fanno parte 4 imbarcazioni e la Charles II ne è l'ammiraglia. Avery, vista la sua esperienza come marinaio, viene nominato ufficiale in seconda. La spedizione parte dall'Inghilterra, ma arrivata in Spagna subito si ferma. Mancano infatti dei documenti necessari, un problema di burocrazia, diremmo oggi, e le navi rimangono ancorate nel porto di La Corugna per diversi mesi. L'inattività, ma soprattutto il mancato arrivo delle paghe per i marinai, fa sì che il malcontento cresca velocemente. E secondo voi cosa sarà mai accaduto? Il 7 maggio del 1694 Avery ed alcuni membri della ciurma della Charles II decidono di ammutinarsi. Durante la notte prendono il controllo della nave e velocemente si allontanano dal resto della spedizione. Una volta in alto mare, Avery permette al capitano Gibson e agli altri marinai che non sono implicati nell'ammutinamento di scendere. Dopodiché lui stesso viene nominato capitano e ribattezza la nave Fancy. Parte quindi alla volta del Sudafrica. Ed è così che iniziano i primi atti di pirateria di Avery e della sua ciurma. 3 navi inglesi a Capoverde, altre 2 danesi vicino all'isola di Principe e una nave francese pirata superato Capo di Buona Speranza. Da tutte queste ottiene uomini per la sua ciurma. La Fancy, che è già dotata di 46 cannoni, ora dispone anche di 150 uomini e con questi Avery può mettere a punto un nuovo piano. Ogni anno un gran numero di pellegrini musulmani partono dal porto di Surat in India per recarsi a Mocha, nel Mar Rosso, e da qui dirigersi poi alla Mecca in pellegrinaggio. Insieme ai pellegrini sono però presenti anche ricchi mercanti e le navi del Gran Moghul d'India, l'imperatore Aurangzeb. Il piano è quello di intercettare le navi durante il viaggio di ritorno proprio all'imbocco del Mar Rosso, ma la preda è troppo grande persino per Avery e per la sua ciurma. Ed è così che a settembre del 1695 Henry Avery decide di unire le sue forze a quelle di altri 5 capitani pirata. Thomas Tew sulla nave Amity, Joseph Faro sulla Portsmouth Adventure, Richard Want sulla Dolphin, William May sulla Pearl e Thomas Wake sulla Susanna. Nonostante Thomas Tew sia il capitano più famoso, i pirati decidono di affidare a Henry Avery il comando della flottiglia con il grado di ammiraglio. Il convoglio di mercanti e pellegrini riesce però durante la notte a eludere la sorveglianza, ma l'indomani i pirati si lanciano subito all'inseguimento, tra l'altro un inseguimento durato diversi giorni, e riescono a raggiungere le 2 imbarcazioni più lente, e cioè la nave mercantile Ganges Hawaii, chiamata poi successivamente in inglese Gunsway,
e la sua scorta, la Fateh Mohammed. Non immaginatevi un'azione all'unisono da parte dei pirati. Le imbarcazioni hanno infatti caratteristiche e velocità differenti. Il capitano Wake, per esempio, rimane subito indietro e non partecipa agli scontri successivi, mentre il capitano Want della Dolphin unisce i suoi uomini a quelli di Avery sulla Fancy. La prima nave a essere intercettata è proprio la Mohammed e durante gli scontri perde la vita il famosissimo pirata Tew, colpito al ventre da una palla di cannone. L'immagine non è certo delle migliori e non lo è neppure per i suoi uomini che, sconvolti e demoralizzati, si arrendono e vengono fatti prigionieri. Ma di fronte alla determinazione e alla potenza di fuoco della Fancy, la nave indiana è costretta alla resa. I pirati riescono così a racimolare un notevole bottino, oro e argento, per una cifra superiore alle 50.000 sterline. L'obiettivo di Avery è tuttavia la ben più ricca Gunsway e dopo alcuni giorni di inseguimento la Fancy, la Portsmouth e la Pearl riescono a individuarla. Si tratta della nave più grande della flotta Moghul, è dotata di decine di cannoni e di oltre 400 moschetti carichi. Si prospetta quindi uno scontro particolarmente duro per i pirati, tanto che la Portsmouth decide di ritirarsi dalla battaglia. Ma la fortuna arriva ad Avery e infatti durante le prime fasi una bordata della Fancy riesce a colpire e a distruggere l'albero maestro della Gunsway. Come se ciò non bastasse, a bordo della nave indiana uno dei cannoni esplode, arrecando gravi danni all'imbarcazione e uccidendo diversi membri dell'equipaggio. La battaglia imperversa per 2 o 3 ore, al termine delle quali i pirati ottengono il controllo della nave. Si dice che Avery abbia ordinato ai suoi uomini di non toccare le donne, ma le confessioni fatte da 2 pirati catturati dagli inglesi successivamente ci raccontano un'altra storia, una storia fatta di violenze e di efferatezze più orribili. Dopo giorni di saccheggio, Avery rilascia i prigionieri, che tornano quindi in India, e spartisce il bottino con i pirati. È un bottino incredibile, si tratta di migliaia di pezzi d'oro, d'argento, pietre preziosi e molti riali indiani, per un valore complessivo che ancora oggi non è preciso e si aggira tra le 325.000 e le 600.000 sterline. A livello diplomatico, tale attacco ha delle conseguenze gravissime. Una volta venuto a conoscenza della razzia, infatti, il Gran Moghul d'India decide di interrompere i rapporti commerciali con la Compagnia Inglese delle Indie Orientali e non solo, ne vuole anche sequestrare i beni in India. Si tratta quindi di una perdita economica enorme per l'Inghilterra. Il governo quindi si mette subito all'opera, paga i danni, stimati a 600.000 sterline, e condanna i pirati come nemici del genere umano. In più viene messa una taglia di 500 sterline sulla testa di Henry Avery, poi portata a 1.000 sterline dalla stessa compagnia inglese delle Indie Orientali. Si tratta quindi della prima grande caccia all'uomo a livello globale. A questo punto Henry, dopo soli 2 anni di razzie, abbandona la pirateria per godersi la fortuna accumulata. Abbandona gli altri capitani pirata e fa rotta verso le Indie occidentali, approdando all'isola di New Providence a marzo del 1696. Qui si presenta sotto il falso nome di Benjamin Bridgman, un capitano di una nave schiavista senza licenza. Corrompe il governatore dell'isola, Sir Nicholas Trott, donandogli tra l'altro la Fancy e circa 1.000 sterline. Il governatore accetta, pur dubitando della storia che gli viene raccontata, ma nel momento in cui arriva il mandato di cattura si trova costretto a denunciare la presenza dei pirati sull'isola, non prima però di averli avvisati per permettere loro la fuga. La ciurma di Avery quindi si divide, alcuni vanno verso nord nelle colonie inglesi del Nord America, mentre altri invece direttamente in Inghilterra. Soltanto 6 pirati nel 1696 vengono catturati, processati e condannati a morte per impiccagione. Ed Avery? C'è chi dice che sia tornato in Inghilterra, nel Devon, dove ha vissuto sotto falso nome, godendo dei frutti delle sue razzie per il resto della sua vita. Oppure, sempre nel Devon, è stato raggirato da alcuni scaltri mercanti e quindi ha terminato i suoi giorni nella povertà più assoluta. Altre versioni lo vedono invece su un'isola tropicale a godersi completamente delle ricchezze accumulate o addirittura a regnare su un'utopica colonia pirata nel Madagascar, nota come Libertalia. Ciò che sappiamo realmente è che dal 1696, dopo la fuga da New Providence,
Di Henry Avery, il re dei pirati, si perdono completamente le tracce. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Se i pirati erano avidi di oro, argento e pietre preziose, YouTube invece va matto per i commenti e per i mi piace, quindi mi raccomando dateci dentro proprio qua sotto. A questo punto a me non resta altro da fare che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Arrivederci!